Il Napoli, campione d'inverno nell'89-90, si riprende subito dalla sconfitta subita alla fine del girone di andata contro la Lazio e infila 5 vittorie e un pareggio nelle prime 6 giornate di ritorno. I servizi dei colleghi della Domenica Sportiva che accompagnano il nostro racconto ci segnalano un clima e un'atmosfera negli spogliatoi divertente, ammiccante, a volte anche goliardica, impensabile ai giorni nostri. Giampiero Galeazzi con un cappellone alla Charles Bronson o Luigi Necco con le sue massime e i suoi motti ci raccontano di un calcio ancora umano, ancora gioco, non strategia per disegnatori di schemi, non banalità di presunti protagonisti spesso inavvicinabili o gestiti da addetti stampa che vedono il cronista come un intruso, anche se poi è utile magari per meglio posizionare il prodotto, come si dice adesso. Il Napoli di Maradona, che in questo campionato segnerà 15 gol mentre Careca ne farà 10, non è però riuscito a scrollarsi di dosso il Milan, che pure è ancora in corsa in Coppa Campioni, e cede improvvisamente ai rossoneri a San Siro alla 24esima giornata, in una partita dove saranno protagonisti Massaro e Van Basten, ma ancor più Ancelotti e Maldini, autore anche di una splendida rete. La squadra paga l'assenza di Careca e De Napoli e un infortunio ad Alemao, giocatore fondamentale nell'equilibrio di quel Napoli. Maradona e compagni si riprenderanno la settimana dopo con la Roma, ma crolleranno di nuovo a Milano contro l'Inter. 2 sconfitte in 3 giornate con 5 gol subiti di testa. Klinsmann è autorete di Ferrara in quest'ultimo caso, che obbligheranno il Napoli ad una vita con il cuore in gola nelle rimanenti giornate, scandite da risultati altalenanti. Il Milan di Sacchi a un certo punto crolla anche lui, prima a Torino contro la Juventus, poi nel derby contro l'Inter, incassando 6 reti in 2 giornate. Ma il Napoli, battuto dalla giovane Sampdoria di Vialli e Mancini, non sarà in grado di approfittarne completamente, malgrado una successiva vittoria con 2 invenzioni di Maradona sulla Juventus di Zavarov e Alenikev, allenata da Zoff, fino al rocambolesco epilogo finale che gli procurerà il secondo scudetto. Tutti aspettavano il Napoli all'esame 7 giorni dopo la prima sconfitta del campionato a Roma con la Lazio. E il professore Bersellini che giudizio dà di questo Napoli? Io non sono professore, io sono un addetto ai lavori, riguardo e parlo solo della mia squadra, però devo dire che come battuta, se il Napoli oggi ha battuto l'Ascoli vince di sicuro il campionato. Mi auguro che la profezia di Bersellini si avveri. Certo che il Napoli non deve essere oggi contento per quello che è espresso in campo come gioco. Non me lo sono saputo spiegare neanche io sinceramente la trasformazione di questa squadra, veramente imballata, opaca e contratta nel primo tempo, mentre invece nel secondo tempo ha saputo sfoderare una prova dignitosa, una prova piena di carica agonistica. Abbiamo cercato il risultato a tutti i costi, l'abbiamo anche trovato, l'Ascoli è stato messo alle corde, cosa che invece nel primo tempo non era successo. E nel primo tempo il Napoli si è vista davvero brutta. Il rientro di Renica dopo 4 mesi avrebbe dovuto far ritrovare d'incanto alla squadra schemi ed equilibri tattici smarriti negli ultimi tempi. Il libero si è battuto con grande determinazione, forse anche troppa, tanto da meritarsi un'ammonizione. Ma il Napoli ha continuato a balbettare ed a correre pericoli serissimi per la porta affidata di nuovo a Giuliani dopo un interregno di Fusco conclusosi sul 3-0 del Flaminio. Svektovic e Casagrande hanno seminato il terrore nella difesa partenopea, sorretta da alcuni provvidenziali interventi diffusi che però al 37esimo andava KO in uno scontro aereo con Carillo. Gioco sospeso per 4 minuti, lunghi momenti di paura ed una corsa in ambulanza in ospedale, ma per fortuna l'attacco escludeva qualsiasi complicazione, soltanto un forte ematoma frontale. Con Mauro in campo ed un po' di decisione in più, nel secondo tempo il Napoli ha ripreso faticosamente in mano le redini del gioco e l'Ascoli ha dovuto subire la pressione sia pure disordinata degli azzurri. Troppo poco però per ristabilire un minimo di feeling fra la squadra ed il pubblico che continuava a fischiare ogni errore, in particolare di Carnevale. E così quando al 21esimo era proprio Carnevale a spedire di testa alle spalle di Lorieri un perfetto invito di Maradona su calcio di punizione, la gioia dell'attaccante si trasformava in contestazione nei confronti di una parte dei tifosi con gesti fin troppo eloquenti. Ma siamo ancora in clima natalizio ed il pentimento è giunto immediato.
Ho sbagliato qualche palla di troppo e purtroppo il pubblico, ma non solo a me, penso che abbia fiscato un po' tutta la squadra. È stato un momento, sì, di rabbia. Io chiedo scusa, dall'altra parte quando sono in campo sono abbastanza nervoso. Subito il gol, Bersellini ha ordinato ai suoi di tentare il tutto per tutto, offrendo però spazi incredibili al Napoli, che a quel punto avrebbe potuto vincere addirittura di goleada, se Careca non avesse sciupato occasioni d'oro, se una improvvisa fucilata di Maradona al 39esimo non avesse colpito un palo, e se Zola, entrato in campo da pochi secondi, non avesse cercato al 90esimo di fare il Maradona, tentando un pallonetto lunghissimo nella porta abbandonata da Lorieri, spintosi anche lui all'attacco nell'ultimo disperato assalto dell'Ascoli. Diego, non ho visto mai il Napoli soffrire così, ma con quanta voglia di arrivare. Sì, con tantissima voglia, anche perché ultimamente creavamo delle situazioni e non potevamo raggiungere il gol. Oggi mancavano 5 minuti, ci ha detto l'arbitro, perdevamo 2-0 e abbiamo fatto 2 gol, credo che meritato, perché il Napoli è stato più incisivo nel tre quarti del campo in avanti. Hai avuto paura sul 2-0 anche perché l'Udinese stava giocando molto bene? Sì, sicuramente ho avuto un po' di paura perché con il 2-0 nel calcio italiano è partita finita, però abbiamo dimostrato ancora una volta che il Napoli è forte. Ancora una volta il piede determinante è stato il sinistro di Diego Armando Maradona. Su una punizione giocata da Stuzia è avvenuto il contrasto in area tra Oddi e Zola, sul quale Pairetto ha decretato il rigore. Poi la trasformazione della massima punizione che ha portato il Napoli sul 2-1 e quindi lo scatto e il cross che su perfetto lancio di Alemao hanno consentito a Zola di alzarsi come un giocatore di basket e a Corradini di siglare la rete del pareggio. E una bellissima Udinese si inchina al giocatore che non perdona disattenzioni e che può rovesciare in pochi attimi la bilancia di una partita. L'Udinese amareggiata per il risultato e soddisfatta del gioco e soprattutto del modo in cui ha tenuto il campo per tutta la partita. Reduci da 4 sconfitte consecutive, i friulani sono andati subito in vantaggio con un gol di De Vitis che è piaciuto molto a Vicini. Oltre al gol al passivo e alle notizie provenienti dagli altri campi, sul Napoli la tegola dell'infortunio Arenica, che per uno stiramento ha dovuto lasciare il campo, al suo posto Corradini. Marchesi ha disposto la squadra in modo da bloccare le fonti del gioco avversario e la riuscita è stata pressoché perfetta se si fa eccezione per un incontenibile Alemao. Bloccate le fasce, ridotto il raggio d'azione di Maradona, non dimentichiamo che nel Napoli mancavano Careca e De Napoli, l'Udinese ha brillato a lungo per determinazione e ritmo e quando gli ospiti si sono fatti pericolosi hanno trovato sulla loro strada un Abate puntuale e attento. Nel primo tempo anche il fuoriprogramma di un leggero infortunio all'arbitro Pairetto, rimesso in sesto subito dai medici dell'Udinese. Una cosettina, speriamo di sì, penso di sì, per adesso sì. Cresce la spinta del Napoli nel secondo tempo, Bigon richiama Baroni e manda in campo Zola, Marchesi risponde con Oddi al posto di De Vitis. La partita è sempre intensa e appassionante, entrambe le squadre hanno l'opportunità di andare a segno, anche se l'Udinese dà l'impressione di essersi ritirata un po' troppo. Si gioca con grande agonismo, alla fine gli ammoniti saranno 3 per parte. I bianconeri in contropiede con Gallego e Galparoli costringono Giuliani a interventi miracolosi. E all'86esimo l'Udinese va a segno con Mattei dopo una splendida azione di Orlando che si infila tra 2 uomini e poi serve il compagno. Udinese-Napoli 2-0 a 4 minuti dalla fine, lo stadio esplode, la festa bianconera è grande. Un risultato senz'altro meritato, ma in agguato c'era il sinistro di Diego Armando Maradona, che avrebbe raddrizzato per il Napoli una partita ormai compromessa. Il rigore e poi nei 2 minuti di recupero il gol del pareggio. A un certo punto Marchesi ci credevi in questa vittoria, al di là del tempo, proprio della consistenza del gioco dell'Udinese? Sì, per come eravamo in campo sembrava che la partita fosse quasi finita, dico quasi perché c'è sempre qualche giocatore che può inventare all'ultimo momento, come è stato. Oggi anche a tempo scaduto eventualmente abbiamo pareggiato una partita che secondo me
meritavamo di vincere. Allora, sul cross al 48esimo di Maradona ho visto in area uno molto alto che colpiva di testa in maniera decisa. Eri tu? Sì, ero io, perché non lo sapevi? Io sono fortissimo di testa, faccio sempre gol in allenamento. Il Napoli ha vinto e vive il Napoli. Archiviate le frizioni esistite tra qualche giocatore e il tecnico, sembra distensione totale. Ed invece uno striscione ricorda che c'è ancora polemica per le critiche mosse dalla stampa a qualche azzurro. Maradona è nell'occhio del ciclone, ma viene osannato al suo ingresso al San Paolo. Quella stessa tifoseria però esprime a fine partita malcontento per il gioco del Napoli. Bigon non è d'accordo. Mi sembra che il pubblico abbia gradito abbastanza la prova della squadra e mi pare che oggi non ci siano state sbavature, non ci siano state problemi di nessuna sorta. Il calcio è opinabile e forse perciò piace tanto. L'occhio delle telecamere è meno passionale e ci mostra il brutto o quanto è stato sciupato e poi sì, anche il bello, poco per la verità, che guarda caso procura al Napoli l'unico gol che vale poi la vittoria e la leadership del campionato. I pezzi di bravura sono due, l'assist di Diego e l'aggancio volante di Crippa con tiro conclusivo. Lippi, tecnico cesenate, lascia in panchina Djukic per un altro centrocampista e con Agostini cerca l'offesa e il pareggio. Ma Ferrara e Giuliani fanno buona guardia ed è bravo anche il discusso Corradini che con Fusi si alterna nel ruolo di libero. Magni ricorda la contestata direzione di Roma-Napoli e forse perciò ogni sua decisione non appare assolutamente convincente. Più palese il gol annullato a Carnevale per fuorigioco, meno il rigore non concesso per l'atterramento di Alemao ad opera di Nobile. Dentro o fuori area? Magni dice fuori, Alemao dentro. Secondo me era dentro d'area, un rigore netto che dopo lui ha saputo ricompensare con quello di Corradini sul 16 che è entrato. Alemao sbaglia sia nella prima interpretazione che nella seconda, perché il 16, lo jugoslavo Djukic, sostituto di Pierleoni, non viene atterrato da Corradini che colpisce invece il pallone. Le proteste di Agostini fanno scattare la seconda munizione e quindi l'espulsione. In 11 contro 10 il Napoli non dilaga e non entusiasma, anche con il subentrato Zola. Careca non lo può ammettere anche perché non è in condizione. L'analisi del secondo brasiliano sembra la più convincente, ma attenti, domenica contro il Verona, oltre Renica, mancherà anche lo squalificato Ferrara. Ed è stato un Napoli anche bello, secondo te? Buono Napoli, un Napoli giocando serio, giocando senza fretta di cercare subito i gol e aspettando il momento giusto per andare in porta. Così è la strada meglio per trovare la condizione di tutti i giocatori e il vero Napoli, così piano piano. Se c'è gusto e stile, qualsiasi contestazione è accettabile. La curva B risponde così, con bella coreografia e sottile sarcasmo, alle botte, agli sputi e ai corri razzisti del Bentegoni. Chi temeva il peggio ha avuto dai napoletani un'altra lezione di civiltà e lo stesso Bagnoli, sorpreso, si allinea. Io penso che probabilmente dei polentoni, dei terroni ce lo siamo sempre dati. Io penso che probabilmente l'hanno un po' esagerato e strumentalizzato, insomma, perché le botte succedono, un po' di botte ci sono sempre state e ci saranno sempre, e questi termini qua ci saranno sempre e bisogna prendere per quelle cose che sono, insomma, cerchiamo di sdrammatizzarle un po'. Il Napoli non fa drammi, ma in campo, con l'imperativo di vincere una folla scettica, cerca subito di prendere le distanze giuste, imponendo il gioco, anche se i gialloblu con una sola punta premono sulle fasce con Puceddu e Panna e non dispiacciono. Crippa, ancora caricato per il gol vincente di mercoledì, cerca subito il raddoppio, ma viene malamente mandato per le terre con il solo conforto del pubblico che sbraita per lui. Che possa essere un incontro piacevole e mostrare un Napoli migliore lo si intuisce quando Maradona ci mette lo zampino di alta scuola e un po' tutti collaborano per i primi applausi della platea.
Forse Bagnoli, che con la sua zona mette 12 volte fuori causa gli azzurri proiettati a rete, non aveva previsto che il tiro su punizione di Baroni potesse essere deviato da uno o addirittura 2 giocatori. Autogol? Sì, ma è anche la rete che dà la carica necessaria al Napoli, che sciorina il migliore gioco e mette in vetrina un favoloso Alemao, maratoneta a tutto campo. Torna al gol su azione Diego e questa volta è Crippa a restituirgli il favore per l'assist che lo glorificò mercoledì col Cesena. Abbraccio e suggerimenti tra i due per sostenere chi ne ha bisogno, ma De Napoli è davvero sfortunato perché quando non interviene Peruzzi arriva il guardialinee scatenando le proteste del pubblico e sì, anche quelle di Rambo alla ricerca della migliore condizione. Bagnoli le braccia non le alza, nel senso che non si arrende, ed infatti nei secondi 45 minuti, dopo aver sostituito Iorio con Gritti, leva Fan per una seconda punta, Davide Pellegrini. Neppure così il Verona però funziona, anzi gli spazi della zona consentono agli stranieri del Napoli, che soffrono le marcature asfissianti, di esibirsi al meglio e per un bel po' non si vede che la squadra di Bigon maramaldeggiare. Il terzo gol viene sfiorato in più di un'occasione e si passa con disinvoltura dalla contestazione di 15 giorni fa agli applausi più scroscianti. È un Napoli che piace. Un brivido, forse l'unico, il Verona, come nei gialli che si rispettano, lo procura nel finale, durante il recupero. Giuliani però dice 2 volte di no. Ecco, questo Napoli che secondo i piani dovrebbe crescere, sta crescendo, potrebbe essere il Napoli che si aspettano tutti a febbraio? Noi stiamo lavorando in questo senso. Milan e Inter marciano a pieno regime, hanno vinto anche oggi e quindi ci sono sempre questi 2 punti che sembrano pochi e possono essere anche tanti. Secondo te? Ma se noi continuiamo a vincere sicuramente sono tanti e noi non dobbiamo mollare assolutamente perché loro stanno mantenendo un passo molto molto forte. Un tuo giudizio complessivo, è stata una delle migliori partite del Napoli questa? Ma sicuramente è stata la migliore delle ultime, sicuramente anche i giornalisti devono arrendersi, devono dire che il Napoli ha giocato bene. E le fate arrendere tu questa volta? No, tutti quanti, grazie. Questo è il clima di Fiorentina-Napoli. Ecco la curva Fiesole senza il suo cuore. Chissà, forse sarebbe stato meglio essere dentro, a soffrire di meno, a incoraggiare di più, perché questa Fiorentina priva di 7 titolari e con i ragazzini della primavera a reggere il peso dei primi in classifica, non certo oggi considerati in trasferta, questa Fiorentina ha fatto anche spettacolo. Maradona e compagni hanno avuto paura e rischiato grosso con Kubik, che è andato in quasi gol, mandando il pallone sotto la traversa e poi fate Bobis. Dal gol mancato al gol partita che la Fiorentina ha contestato al Napoli. Gol diffusi, anche se Volpecina appunto negli spogliatoi sosterrà di essere stato spintonato da Maradona. Al Napoli mancava tra l'altro Careca, ma l'altro brasiliano Alemão è stato il grande animatore del centrocampo, anche se in più di un'occasione ha mancato il raddoppio. Ricco di episodi questo primo tempo, con la Fiorentina in cerca di un pareggio che metteva in difficoltà il Napoli, costretto a salvataggi anche disperati. Il limite tattico, i viola lo denunciavano con Baggio, non sempre servito e lasciato troppe volte solo. Nel secondo tempo il modello non cambiava, anche se Giorgi ha tentato la carta del giovane Banchelli al posto di Sacchi, più attacco e maggior rischi in difesa. Maradona aveva i soliti spunti eccezionali in una partita di contenimento con Carnevale spesso arretrato sulla fascia sinistra. Ed è suo il palo su punizione. La Fiorentina Bebi continua ad attaccare non solo con Baggio, ma proprio con il ragazzino Banchelli che sfiora davvero palo e gol. Il gioco ora è chiaro, tutta in avanti la Fiorentina, di rimessa, ma non spietato il Napoli con il solito numero 5 che trova in Landucci il protagonista del finale, parando e attaccando.
Eccomi qua, ha segnato un difensore, Fusi, un centrocampista. Poi nel secondo tempo avevo visto un Carnevale prettamente difensivistico, terzino sinistro puro. Questo era nella tattica oppure era un punto di vista proprio personale del giocatore? Ma forse la posizione di Carnevale è stata assunta in funzione della ricerca del gol di Alemao oggi. Sembra che avesse un fatto personale con Landucci, non era riuscito ancora a trovare sto gol. Alemao ci ha provato fino alla fine, Andrea ha pensato bene di dare un po' una copertura in quella fascia sinistra. Maradona tra virgolette. Diego è arrivato un po' tardi ieri sera, però mi ha assicurato che stava bene, di conseguenza io cerco di prendere le decisioni sulla base di quelle che sono le risultanze che i giocatori mi fanno capire e mi danno modo di vedere quando sono con me. Quando non ci sono chiaramente non diventa più un fatto tecnico e quindi non posso interferire più di tanto. Cos'è che ricrimina più di questa partita, Giorgio? Ma una mancanza di percentuale di possibilità che creiamo e non è traducibile in moneta sonante. E la contestazione dei tifosi, da che parte sta lei? No, io è un grave dispiacere per una cosa così, perché noi ci dà l'impressione di essere fuori casa, non certamente in casa a lavorare, quindi se lavori il doppio in uno stato di difficoltà vuol dire che cercheremo di tirare sulle maniche doppiamente, perché è un momento che se non abbiamo neanche l'apporto del nostro pubblico sicuramente è molto duro. Presidente, l'abbiamo visto sorridere in tribuna, poi invece forse le notizie che venivano da Perugia... Poi invece mi hai visto nel secondo tempo? E allora come fai a dire? Allegro ancora? No, io penso al Napoli, il Napoli ha vinto bene e questo mi fa piacere. Guerre stellari domenica a Milano? Una partita di calcio, ce ne sono tante di partite ed è una partita come un'altra. Anche una partita forse che avrà un contorno di dialettica tra i presidenti, no magari? Io non credo, io ho risposto solamente, non credo che ci saranno più polemiche. Al buco nell'ozono non ci pensa nessuno, a quello nel San Paolo fanno la guardia 2 carabinieri 2 e un inserviente. La folla incredibilmente numerosa si accalca negli altri settori, come se la Cremonese, che non dispensa torroncini, avesse l'etichetta di una grande. Forse è già prova generale per San Siro, mentre De Zotti e Maradona, 20 gol nel nostro campionato, posano per Vicini e per il duo Schillaci Baggio. È una foto di famiglia, ma è anche un avvertimento mondiale. Maradona si limita ad avvertire il Milan di Van Basten e segna 2 gol. E che sia un Maradona pimpante, dopo aver parlato con Biliardo venerdì sera, lo dimostra subito facendo impazzire chi lo sorveglia fino a costringerlo a falli continui. La Cremonese, con l'unica punta De Zotti, non si illude di impensierire il Napoli, un tiro solo in porta in 90 minuti. Cerca di frenare Carnevale con l'aitante Gualco e infoltisce il centrocampo schierando anche lo svedese Limpar al fianco di Bonomi, che controlla Mauro, e di Favalli che arretra a beneficio di Rizzardi, che De Napoli neppure si cura di seguire. Quando al 20° Baggio trasforma il rigore a Perugia, il boato è più forte che se avesse segnato la squadra di casa, che però avverte il momento positivo e innesta una marcia in più. Mette in affanno la difesa dei Lombardi, che si salvano anche con l'aiuto della traversa. Ma quando Mauro insiste, l'errore di Favalli favorisce la conclusione a porta vuota di Alemao, che risulterà tra i migliori in campo con Maradona e Corradini. Come i grandi tenori, Diego prova l'acuto vincente con palla ferma, fallendo per poco il bersaglio. Lui stesso dice come ha fatto a lasciare sbigotito Rampulla un minuto dopo. Prima ho preso la misura, dopo il velo che mi fanno Francini e Crippa che non lasciano vedere la palla al portiere, per me è fondamentale, perché quando la palla passa sopra la barriera il portiere già non può arrivare. Non si scalmana più di tanto Carnevale per questo atterramento in aria, perché il 2-0, con un Napoli che gioca di prima e strappa applausi alla platea, assicura tranquillità e promette ulteriori segnature. Ha ragione quel tifoso della curva B di ostentare orgoglio per questo Napoli. Cambia qualcosa Burnic nei secondi 45 minuti e a Favalli, figlio d'arte, preferisce Avanzi. Poi affianca a De Zotti il paraguaiano Neffa per offendere maggiormente, ma procura soltanto l'unico intervento di Giuliani.
Dopo 10 minuti torna tutto come prima ed ancora dalle fasce dove operano Mauro Francini e De Napoli arriva il pericolo per la terza capitolazione. Maradona fa bis e Alemão vorrebbe essergli almeno pari, visto che ha giocato bene come lui, ma correndo tanto di più, e ci prova più di una volta. Una partita così non si poteva concludere senza un numero di Diego, che puntualmente lo offre allo scadere dei 90 minuti. Negli spogliatoi Napoli-Cremonese viene subito archiviata, si pensa già al Milan di Sacchi. La nostra squadra ha 5 partite che gioca benissimo e speriamo che domenica prossima possiamo continuare e tornare da Milano con un risultato positivo. Non andrai a Rio o sì? No, non so ancora. Parlo un attimino con Guglielmo adesso, facciamo un paio di telefonate e dopo risolviamo. Comunque Che sì, che a no? Milano non lo so ancora. Vabbè, allora parliamo di Milano, questa partita che diventa veramente importante. Sì, una partita sicuramente partita a scudetto. Speriamo di essere all'altezza come d'altronde tutto questo campionato. Il Napoli credo che è meritatamente primo in classifica. Ciao Diego. Ciao. Senti, la valigia piena di gol o di speranza? Di speranze, spero che le speranze dopo in campo si trasformano in gol, no? Partita di difesa, un punto sta bene a Napoli? No, partita di difesa anche perché quello che si difende sempre riesce a perdere, guarda. Noi faremo la nostra gara, purtroppo non è un campo schifoso. Ciucci in fuga e diavoli all'inseguimento. Le favole calcistiche non sono popolate da mostri d'acciaio, ma da simboli semplici e da polpacci combattivi. L'erba del vicino è sempre più verde e qualcuno sostiene che per il Milan il fattore campo sia una maledizione. Careca e De Napoli, spettatori eccellenti. Il Milan cambia il centrocampo e De Vani viene sacrificato. Colombo si rivelerà sulla fascia destra l'uomo determinante. È il solito Milan d'attacco, la partita è molto intensa ed il Napoli sceglie la trincea, ma manda talvolta qualche guastatore in avanti. I granatieri del diavolo cominciano il bombardamento a tappeto, stando bene attenti però alle pericolose, ancorché rare, iniziative azzurre. Si fa male Donadoni, ginocchio distorto, e la panchina rossonera sforna Ivani, quello che fa i miracoli nei momenti difficili. C'è qualche fuorigioco contestato, ma in definitiva è il Milan a sfiorare il gol con frequenza. Baroni sostituisce San Gennaro sul tiro di Massaro. Va del retro, Satana. Spunti per le polemiche non ne mancano. Insomma, non è la solita pietanza insipida, ma qualcosa tra la minestra maritata che si fa a Napoli ed il risotto alla milanese. C'è apparenza e sostanza. Fellini 8,5, Pacileo 3,5. Quanto darà stavolta in pagella a Maradona e ai suoi compagni il severo censore napoletano? Sacchi si lecca i baffi. I guai per il Napoli cominciano presto nella ripresa. Sulla ruota rossonera escono il 10, Ancelotti, il 15, Evani e l'11, Massaro. È il terno vincente per il Milan. Il Napoli resta scioccato. È un gol che cambia la partita. Andare avanti significa regalar spazi al Milan. Evani timbra il palo. E la reazione della squadra di Bigon è inconsistente. Ecco Careca finalmente. Sembra che la macchina da gol partenopea possa decollare ed invece niente, resta a terra. Esce Alemão, distorsione alla caviglia ed arriva il fantasioso Zola, ma ci vuol ben altro. E la difesa napoletana riesce a beccare il secondo gol di testa da Paolo Maldini, che tenta da parecchio tempo di andare a rete e sceglie l'occasione più propizia. I VIP della tribuna la pensano così. Sazzino rossonera in tripudio. Beh, giustificata, perché il fatto che sia stato segnato il gol immediatamente dopo l'inizio del secondo tempo ha tranquillizzato tutti e ha rispettato il momento favorevole del Milan. Contro questo Milan c'è poco da fare. No, non c'era niente da fare, un Milan straordinario, ritmo, aggressività e gran gioco, veramente splendido. La prestazione di questa squadra che quest'oggi ha fatto divertire tutta questa gente. Con Rijkaard colpisce ancora il legno.
Van Basten, con i molti miliardi del contratto, non ha potuto ancora comprare le scarpe giuste. Rimediate quelle buone, segna, ma di testa. Sono i particolari che contano. Morale della favola, il diavolo afferra il ciuccio per la coda. Ma Arrigo Sacchi, questo campo doveva essere così nemico di chi attaccava, invece cosa è successo? Avete fatto qualche magia, avete portato il cemento, cosa avete fatto? Invece è stato amico, ma io credo, come ho detto mercoledì, che il campo possa influire, sì, ma non in maniera decisiva, influisce invece sempre la prestazione, la volontà, il gioco di una squadra e la bravura del giocatore. Quando avevate fatto 0-0 in Coppa Italia, lei che cosa aveva pensato di questa partita di campionato? Che l'avremmo vinta. Bigon, il Napoli pensa già al domani, una sconfitta preoccupante? No, assolutamente no, siamo ancora primi in classifica, mi pare. Vogliamo andare avanti e adesso vedremo da qui alla fine se il Napoli ha la forza morale per risollevarsi e ripartire, come del resto ha fatto dopo la prima sconfitta dell'anno a Roma con la Lazio. Allora questo Napoli è davvero in ginocchio, come l'abbiamo trovato o no? No, credo proprio di no, adesso dobbiamo soffrire fino alla fine perché sappiamo che c'è un grande Milan, però noi lottiamo fino alla fine sicuramente. Questa con la Roma l'andata fu un sacco di botte. Sì, un sacco di botte, speriamo che sarà un grande incontro e vinca il Napoli. Ciao! Allo stadio si va a piedi, lo ordina il sindaco. Qualcuno rispolvera vecchie carrozze d'epoca e sembra di essere tornati agli anni 30. Ma i più preferiscono la tradizionale bicicletta oppure moderni pattini a rotelle. Di veramente moderno non c'è molto nel gioco del Napoli, almeno nei primi 45 minuti, anzi, qualcuno per rompere antiche monotonie effettua una variazione sul tema. Interviene con le mani offrendo incolpevolmente la prima ed unica occasione alla Roma di fare centro e subito. Nela non si fa pregare e dalla lunga distanza lascia di stucco il portiere. Giuliani, perché così fermo? Nella probabilmente non ha preso benissimo la palla che è calata, ha fatto un bel tiro, però è calata praticamente quando è arrivata all'altezza della porta. Dalla traiettoria sembrava che potesse andare alta. Comincia proprio male il duello a distanza con il Milan, mentre da San Siro le radioline annunciano il gol di Massaro. La Roma cerca di amministrare il vantaggio, forse insperato, e più che applicare una zona larga, effettua strette marcature a Duomo, distendendosi in avanti sempre più raramente. Maradona trova in Stefano Pellegrini il suo spietato angelo custode, ma l'argentino, spesso e volentieri, lo pianta in asso, salvo a dimostrarsi sciupone come alla mezz'ora. Rizzitelli non appare assolutamente